Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial andremo a realizzare la stola che avete visto nelle foto in anteprima, Brezza della notte, elegante, semplice e veloce, adatta a tutti, anche alle meno esperte. Utilizzerò il bellissimo Prince della Tessiland nero, un filato impreziosito da questi inserti delle pagliette a forma di cocce. Il Prince è un filato in misto mohair composto da 18% mohair, 9% poliestere, 25% acrilico e il 48% poliammide. Un gomitolo di questi pesa 50 grammi per 95 metri di lunghezza. Qui è consigliato utilizzare l'uncinetto dal 5 al 7, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 7. Fatta questa breve introduzione, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi tutorial e rimanere sempre aggiornati. Detto questo, iniziamo. Allora, questa è la stola già terminata. Come vedete qui c'è un'asola. Quest'asola viene creata con delle maglie basse, quindi io ho montato 13 catenelle e ho fatto giri di andata e ritorno di maglie basse. La fascia misura 21 cm come larghezza e come altezza 13 cm. Arrivate a 21 cm, vedete, unisco le due estremità, unite le due estremità, vado a raccogliere le maglie basse, quindi vado a raccogliere 13 maglie. Vado a fare subito un aumento, quindi da 13 maglie, quindi ogni maglia vado a fare 2 maglie, quindi da 13 maglie vado a finire a 26 maglie. Ancora un aumento, quindi ogni maglia sottostante vado a fare ancora un aumento, quindi alla fine del giro, quindi ogni maglia vado a fare 2 maglie, a fine riga mi ritrovo con 52 maglie. Vado a fare ancora un aumento, quindi ogni maglia sottostante vado a fare 2 maglie, quindi alla fine riga mi ritrovo con 104 aumenti. Vado ad iniziare i miei cerchietti, quindi vado ad alzarmi con 4 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare maglia bassa, quindi 4 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare una maglia bassa, quindi 4 catenelle, salto 2 maglia bassa e così via per tutto il giro. Nel primo giro, dal secondo giro in poi vado a fare degli aumenti, quindi mi alzo con 4 catenelle nel primo cerchio, che sarebbe questo. Vedete che qui nel primo cerchio ci sono 2 maglie alte, quindi nel primo cerchio vado a fare la prima maglia bassa, le 4 catenelle, sempre nello stesso cerchio vado a fare un'altra maglia bassa, quindi vado a creare 2 cerchi in un cerchio sottostante, quindi 1 maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa in un cerchio solamente e così via. Vado a fine riga e vado a creare la stessa cosa a fine riga. Vedete che qui a fine riga, nel cerchio a fine riga, vedete che ci sono 2 maglie basse, quindi vado a fare 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa. Quindi io sono andata a fare gli aumenti, sia da una parte che dall'altra, sono andata avanti per 80 centimetri. Arrivati a 80 centimetri, vedete qui, comincio a diminuire i miei cerchietti, quindi vado a fare una diminuzione, quindi mi alzo con 4 catenelle, vado a saltare appunto un cerchio e mi chiudo con una maglia bassa nel secondo cerchio, sia da una parte che dall'altra. Giro e lavoro la stessa cosa, quindi il primo cerchio lo vado a saltare diminuendo sia da una parte che dall'altra, vanno a finire i cerchi e quindi mi rimane un cerchio solo, quindi finiamo il giro quando ci rimane un cerchio solo. Quindi qui vi farò un piccolo campione appunto per farvi vedere appunto come si iniziano i cerchi. Detto questo, passiamo al tutorial. Prendiamo il filo e l'uncinetto del 7 e andiamo a montare 13 catenelle. Fatte le 13 catenelle, ne faccio una in più per girare, faccio una catenella in più, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a creare una maglia bassa, quindi ripasso tutta la catenella a maglia bassa.
Allora, fatte le 13 maglie basse, andiamo a fare il secondo giro, quindi faccio una catenella volta il lavoro, entro nella prima maglia bassa e vado a fare di nuovo il giro di maglie basse. Quindi andiamo avanti a creare la fascia a maglia bassa, quindi andate e ritorno, la fascia che deve essere praticamente 21 centimetri lunga. Io naturalmente qui ne faccio di meno perché è un piccolo campione. Allora io mi sono fermata a 9 centimetri perché questo è un piccolo campione, quindi non vado avanti, quindi la fascia deve misurare 21 centimetri, quindi dobbiamo andare avanti con le maglie basse, andate e ritorno fino a 21 centimetri. Arrivati a 21 centimetri andiamo ad unire le due estremità, quindi ho fatto la catenella, volto il lavoro, rientro nella maglia, chiudo, unisco le due estremità, vedete, passo nella maglia qui e vado a chiudere con una maglia bassa, così, quindi vado a fare una maglia bassa, entro nella seconda dall'altra parte e vado a fare un'altra maglia bassa, quindi chiudiamo la nostra fascia a maglia bassa. Allora, terminate le maglie base, ho chiuso la mia solina a maglia bassa. A questo punto andiamo a fare un aumento. Noi abbiamo 13 maglie, ogni maglia che noi abbiamo dobbiamo fare 2 maglie, quindi ogni maglia sottostante andiamo a fare 2 maglie, quindi alla fine del giro ci ritroviamo con 26 maglie. Faccio una catenella, volto il mio lavoro, entro nello stesso punto e vado a fare una e 2 maglie basse, quindi un aumento, entro nella seconda maglia, 1 e 2 maglie, quindi andiamo a completare tutta la riga facendo un aumento. Allora, fatto il mio aumento, quindi da 13 maglie sono a 26 maglie, a questo punto andiamo a fare un secondo aumento, quindi da 26 maglie andiamo a fare un altro aumento, quindi ogni maglia sottostante andiamo a fare 2 maglie, quindi a fine riga ci ritroveremo con 52 maglie ed è il secondo. Nel terzo aumento andiamo a fare sempre la stessa cosa, quindi ogni maglia sottostante andiamo a fare un aumento, a fine riga ci ritroveremo con 104 aumenti, quindi nel nostro lavoro dobbiamo avere 104 aumenti. Io naturalmente non faccio tutti questi aumenti perché sono con un campione. A questo punto, finiti i nostri aumenti, vado ad iniziare i miei cerchietti, quindi vado a fare 1 2 3 4 catenelle, volto il mio lavoro e salto 2 maglie di base, entro nella testa e vado a fare maglia bassa, 1 2 3 4, salto 2 maglie di base, vado nella terza e chiudo con una maglia bassa, e così per tutta la riga. Allora, terminati i miei cerchietti, naturalmente qui sono di meno perché è un piccolo campione, a questo punto andiamo a fare un aumento, quindi faccio 1 2 3 e 4 catenelle e vado a fare il primo aumento, quindi volto il mio lavoro, entro nel primo cerchietto qui e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, rientro di nuovo nello stesso cerchietto e vado a fare una maglia bassa, quindi abbiamo fatto, vedete, in un cerchio, nel cerchietto abbiamo fatto 2 cerchi, quindi il nostro aumento. Questo è naturalmente il primo, ce lo segniamo, quindi continuiamo adesso con i cerchietti, 4 catenelle, entro in questo cerchietto e vado a fare un cerchietto, quindi completo tutta la riga di cerchietti, vedete, passo qui, vado a fare un cerchietto, 1 2 3 e 4, passo qui e vado a fare un cerchietto, 1 2 3 e 4, passo qui e faccio un cerchietto, e qui mi rimane, vedete, l'ultimo cerchietto dove vado a fare un aumento, quindi 4 catenelle, 4 catenelle, entro nell'ultimo cerchietto e vado a fare una maglia bassa, 1 2 3 4,
entro di nuovo nello stesso cerchietto e vado a fare la seconda maglia bassa, quindi ho fatto un aumento. Adesso facciamo il secondo giro, quindi 1 2 3 4, volto il mio lavoro, entro nel primo cerchietto qui e vado a fare maglia bassa, 1 2 3 4, rientro di nuovo nello stesso cerchietto e vado a fare il secondo cerchietto. Quindi questo è l'aumento. Mi segno naturalmente il primo cerchietto e così via per tutti i giri. Quindi adesso io completo, vedete, faccio le 4 catenelle, mi chiudo in questo cerchietto, 4 catenelle in questo cerchietto e così via fino ad arrivare all'ultimo cerchietto, dove qui vado a fare maglia bassa, nel penultimo cerchio vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, mi chiudo nell'ultimo cerchietto con una maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo una maglia bassa nello stesso cerchietto e così via per tutti i giri che ci servono. A questo punto mettiamo da parte il campione e andiamo sul progetto originale. Allora, lasciato il campione, andiamo a prendere il progetto originale. A questo punto, fatta la nostra lunghezza, andiamo a fare delle diminuzioni. Da questo momento in poi andremo a fare delle diminuzioni sia da una parte che dall'altra. Allora, partiamo con le diminuzioni. Faccio le 4 catenelle, 1 2 3 e 4 catenelle e volto il lavoro. Quindi vado a saltare il primo archetto, che sarebbe questo, e andiamo nel secondo e andiamo a fare una maglia bassa. Questo archetto me lo segno così con un marker, così non mi confondo. Allora andiamo a lavorare tutti gli archetti, quindi andremo a lavorare tutti gli archetti facendo adesso le 4 catenelle, mi chiudo nell'archetto successivo con una maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa e così via fino ad arrivare alla fine del giro dove andremo a fare un'altra diminuzione. Quindi continuiamo a fare i nostri archetti. Fatte le 4 catenelle, la maglia bassa, entro nel penultimo cerchietto e faccio una maglia bassa e mi fermo così. Quindi vado a fare le 4 catenelle, tolgo il segnapunti di qui, volto il mio lavoro, salto un cerchio, vado nel secondo e vado a fare maglia bassa. Quindi qui mi vado a segnare il primo cerchietto e così continuo a lavorare i miei cerchietti. Quindi andiamo a fare 4 catenelle, entro nel cerchio successivo e vado a fare una maglia bassa. Quindi continuiamo fino ad arrivare alla fine. Allora, arrivati alla fine, quindi qui abbiamo il penultimo cerchietto e l'ultimo cerchietto segnato dal segnapunti. Quindi ho fatto la maglia bassa, le 4 catenelle, penultimo cerchietto, maglia bassa, ecco qui, così. Quindi vado a togliere il segnapunti, vado a fare le 4 catenelle, 1 2 3 e 4 catenelle e volto il mio lavoro, salto il primo cerchietto, vedete questo cerchietto, e vado nel secondo e vado a fare una maglia bassa, così nel primo cerchietto vado a mettere quindi nel primo cerchietto vado a mettere il segnapunti, così so che questo è l'ultimo cerchietto. Quindi vado a continuare i miei cerchietti per tutta la riga. Quando arrivo qui nell'ultimo cerchietto, il cerchietto segnato dal segnapunti non si lavora, quindi vado a fare, questo è il penultimo cerchietto, quindi vado a fare maglia bassa qui, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa qui, tolgo il segnapunti, faccio le 4 catenelle, volto il mio lavoro così, salto il cerchietto, questo cerchietto, quindi qui ho la maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo un cerchietto e andiamo nel secondo e qui mettiamo il segnapunti. Quindi facendo le diminuzioni sia da una parte che dall'altra mi rimane, vedete, la punta
ho finito i miei cerchietti, quindi me ne rimane 1 e 2 e 3, quindi mi rimangono questi 3 cerchietti, 1 2 e 3 cerchietti. Allora faccio le 4 catenelle, 2 3 e 4 catenelle, volto il mio lavoro, quindi salto il primo cerchietto, entro nel secondo cerchietto qui e vado a fare la maglia bassa, le 4 catenelle, 2 3 4 catenelle, entro in questo cerchietto, vedete nel penultimo cerchietto perché l'ultimo è segnato dal segnapunti, e vado a fare maglia bassa, quindi mi rimane, vedete, solamente un cerchietto. Adesso vado a fare 1 2 3 4, vedete che non mi rimangono più cerchietti perché questo è il cerchietto segnato dal segnapunti, mi rimane solamente questo cerchietto dove mi sono chiusa, quindi vado a girare il lavoro, ho fatto le 4 catenelle, volto il mio lavoro e mi vado a chiudere direttamente nella maglia bassa qui con una maglia bassissima, così, ok? Quindi andiamo a tagliare il filo, vado a tagliare il filo, vado a fare una maglia bassissima, chiudo così e poi vado a nascondere il filo. Questi li posso anche togliere, i segnapunti, e così vedete che è venuta, diciamo, vedete la punta, ecco qui, e questa sarebbe la nostra punta. Quindi facendo delle diminuzioni vedete che se n'è andata a finire a punta. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.